E ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di unboxing per il ciclismo. Stavolta andremo ad aprire delle nuove scarpe da ciclismo, nello specifico le DMT KR0. Finalmente sostituirò le mie vecchie Gaern con questo nuovo paio di scarpe. Delle scarpe molto avanzate, con un sistema di chiusura BOA, come vedremo. E procediamo quindi subito con l'unboxing. Ed ecco qui la scatola. Vedete qua ci dice che è successo, arriva tenendo cura di ogni ultimo dettaglio. Poi ci dice che queste sono state progettate con la consulenza di Elia Viviani. Quindi procediamo subito con l'apertura. Allora, qua abbiamo un foglio sulla garanzia DMT in inglese e in italiano. Poi vediamo, abbiamo il calzascarpe apposito per le scarpe DMT, eccolo qui. Poi cos'altro abbiamo ancora? Un altro foglietto qua della DMT con le informazioni tecniche. E poi abbiamo delle vitine per le tacchette look per la memoria, quindi se vogliamo poi memorizzare comunque la posizione delle tacchette tramite l'apposito sistema della look. Andiamo quindi ad aprire, vediamo il pezzo forte. Ecco qui abbiamo le nostre scarpe. Ora le tiriamo tutte e due fuori dallo scatolo. Eccola qua. E sotto allo scatolo soprattutto abbiamo invece il sacchetto della DMT, eccolo qua, per trasportare le nostre scarpe, stavolta qui con scritta in italiano. L'unico modo per predire il futuro è crearlo. Ok, e anche però in inglese, penso, sì, dall'altro lato in inglese. Eccole qua, eccolo qua. Ed ecco qui le scarpe. Andiamo subito ad analizzarle più da vicino. Eccole qua come sono fatte. DMT sono realizzate con la tecnologia KN-IT 3D, che porta all'innovazione della struttura in maglia al massimo livello, e utilizzano appunto dei filati tecnici e specifiche strutture in questo speciale materiale e tecnica di cucitura, così da rendere appunto la scarpa ultra leggera. Infatti la scarpa pesa 210 grammi e garantisce inoltre anche una maggiore vestibilità e maggiore traspirabilità, in modo comunque da migliorare le prestazioni. Vedete qua abbiamo il logo DMT, anche dietro DMT come vedete. Qui il modello KR0, vedete qui la cucitura della maglia come è realizzata, ci sono alcuni dettagli. DMT, anche qui il logo. Poi abbiamo il sistema BOA per la chiusura delle scarpe. Questa è la versione LI2, eccolo qua, così si dovrebbe vedere meglio, con cui possiamo appunto andare a effettuare micro regolazioni. Vedete, possiamo sia girare in avanti per andare a chiudere la scarpa, sia al contrario per allentare, e poi naturalmente all'insù per aprirla del tutto. All'interno qui abbiamo un inserto qua con della gomma per appunto far star più ancorato il piede all'interno della scarpa. Invece la suola è in carbonio, come potete vedere. Anche qui notiamo il logo DMT. Abbiamo un appoggio di tacco qui in plastica, anche davanti un altro piccolino, ed è una suola in carbonio SL molto areata. Infatti vedete qui abbiamo delle prese d'aria, e ciò
comunque permette anche di far alleggerire la scarpa, mettere più prese d'aria possibili e comunque garantire una rigidità ottima per la scarpa. Vedete, qua ci sono dei laccetti, infatti quando noi andiamo a tirare il boa, ora chiudo qua, questo tira un poco il laccetto e il boa in modo da poter stringere la scarpa anche sui lati. Inoltre abbiamo anche vicino all'estremità della suola, quindi nella parte bassa, abbiamo un po' di materiale in plastica, immagino per non far sporcare troppo la scarpa in queste parti che si sporcano più facilmente, e anche in modo da poterla pulire in modo più facile. Queste scarpe in pratica sono come un calzino a piede, a quanto dicono, quindi bisogna stare molto attenti a scegliere una taglia corretta per il nostro piede. Io mi sono basato un po' sulle taglie che c'erano sul sito, andando a misurare il mio piede e confrontandole appunto con i riferimenti di DMT. Quindi andrò poi ad indossarle per un poco e vedere se fanno al caso mio queste scarpe. Queste sono le scarpe più avanzate di DMT insieme alle scarpe DMT Pogis, per intenderci quelle appena indossate da Pogacar quest'anno, che sarebbero le versioni aggiornate delle vecchie scarpe KRSL, solamente che queste sono dotate di sistema di chiusura a boa, a differenza delle Pogis 2025 che hanno i lacci. Quindi sono comunque delle ottime scarpe indossate anche dai professionisti queste. Ed eccoci qui dopo l'unboxing giunti alle conclusioni. Io le ho provate per un po' di tempo e devo dire che comunque sono delle ottime scarpe. Grazie anche alla tecnologia di DMT, leggere, non si suda indossandole, ma la cosa importante è scegliere la corretta taglia, perché sono come un calzino. Infatti io ho notato che passando da calze più pesanti a più leggere, quindi tipo aereo, si nota comunque lo spessore all'interno della scarpa e quindi potremmo sentire leggermente alzarsi il tallone all'interno della nostra scarpa, quasi dando una sensazione che si possano togliere da un momento all'altro durante la pedalata, soprattutto quando spingiamo parecchio sui pedali in salita ad esempio. Quindi è importante, quando si vanno a comprare questo tipo di scarpe, provarle con diversi tipi di calzino. Ovviamente queste sono le scarpe più estive, quindi è normale che venga da provarle con dei calzini di tipo estivo, ma per il resto mi sono trovato molto bene, devo dire. Quindi per oggi è tutto con questo video di unboxing delle DMT KR0. Come sempre vi consiglio di iscrivervi al canale per non perdervi nessun video e vi lascio il link in descrizione delle scarpe se volete andare ad acquistarle o comunque vedere altre informazioni. Se avete delle domande in merito scrivetele pure nei commenti e io cercherò di rispondervi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!